Buongiorno amici del canale, finalmente è arrivato settembre, settimana prossima i bimbi iniziano scuola e come promesso alle maestre sono tornata per dare una bella botta di vita a questo corridoio, il corridoio che collega la scuola alle classi. Voglio aiutarli nel rimodernare questa boiserie facendo anche dei disegni particolari, sempre in tema scuola, tema bimbi, però il mio progetto è un pochettino più ampio. Io ho bisogno di insegnare alle maestre a farlo da sole. Perché? Perché vorrei che dipingessero le loro boiserie, le loro classi, le loro pareti con i colori in autonomia con i bimbi. Quindi nel pomeriggio, però anche le maestre che ci aiuteranno un attimino nel dipingere alcuni pezzi della boiserie, impareranno l'ABC e potranno poi dopo demandare i loro insegnamenti ai bambini. Secondo me è una cosa molto bella perché in questo modo riusciremo a tramandare l'arte del restyling, quindi il recupero, e i bambini impareranno che le cose non si buttano ma si cambia semplicemente colore. Partiamo! Sapete che come sempre il primo passo, quello indispensabile, è detergere bene la superficie. Ibra mi ha aiutato, e anche Emma, abbiamo già fatto ABA dappertutto, su tutta la boiserie. Quindi ABA, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca, in dosi più o meno un bicchiere di ammoniaca, 2 o 3 cucchiai di bicarbonato, su più o meno, tanto così d'acqua, 1,5 litri, 2. In questo modo abbiamo lavato, poi sciacquato, fatto asciugare bene e ora si proteggono le parti che non bisogna colorare. In questo momento noi non coloriamo ovviamente la parete, che ha un bel azzurro ed è una parete sana, quindi non va colorata, e la zoccolatura che è fatta con il marmo, ovviamente molto resistente, anche se è un po' datato, e non lo cambiamo. Il mancorrente anche l'hanno dipinto qualche mese fa con uno smalto classico e quindi non lo cambiamo. In tutti questi punti io preferisco mettere un po' di nastro carta che poi lo vado a incidere prima di toglierlo per proteggere bene le superfici. È fondamentale proteggere bene tutto, più si protegge meno si sporca e meno si fa fatica. Quindi mi raccomando, armatevi di santa pazienza. Io uso un nastro carta da 5 perché è bello largo e mi permette di non incappare in pennellate fuori posto. E voilà, proteggo tutto e vado avanti. Noi dipingeremo una parte superiore con un disegno molto bello e quindi nella parte superiore non andrò a mettere poi lo scotch, il nastro carta, ma tra un po' vedrete che accostamento di colori simpatico. Inizio con la prima mano. Ho scelto di stendere alla base lo sugar paper, il mio azzurro con una punta di grigio molto raffinato. Non andrà assolutamente in competizione con l'azzurro delle pareti perché sono due tonalità differenti, ma creeranno un contesto molto leggero, differente da quello che c'è adesso. Come vedete qua si nota la perlina molto usurata dal tempo. Qui c'è ancora un po' di vecchia vernice che ormai nel tempo si è usurata, qua si vede il legno più grezzo e nelle fughe si vede ancora di più un altro colore. Noi con una passata, guardate già come cambiamo aspetto alla perlina. Utilizzo l'Elizabeth che è un pennello morbido, vellutato e mi aiuta a coprire bene. Nello specifico vado nella fuga col pennello più piccolo e poi posso andare nella perlina con l'Elizabeth più largo, qui. Magari in alcuni momenti utilizzerò anche il rullo alla seconda mano, questo per fare ancora prima. Ovviamente decido di colorare tutto quello che non mi piace più, che è brutto, e non ho problemi di materiali. Per esempio lì c'è quel termosifone in ghisa che scalda tantissimo, non si cambia ma va colorato perché bruttino non sta bene, quindi colorerò la boiserie e anche il termosifone.
pennello più largo, carico e vado. Tenete sempre questi pennelli da laghiera, mi raccomando, e stendete la pittura sempre nello stesso senso, dal basso verso l'alto, ma seguendo la forma della perlina. È importante che la venatura sia in questo senso, non così. Vado qua sotto, senza macchiare il mancorrente. E voilà, procedo. Guardate come Magic aggrappa bene sul termosifone. Qua non farò distinzioni, farò scomparire il termosifone con lo stesso colore, quindi passando lo sugar paper sia sul termosifone che nella boiserie laterale. E voilà! Utilizzerò in alcuni punti, nella parte retrostante, il mio pennello per i termosifoni in modo da non far fatica. In questa parte invece vi faccio vedere come stendere a rullo. Prima si fa nelle fughe con un pennello più piccolo, vedete voi se prendere l'Elizabeth, il pennello da 30, ovale, quello che volete voi. Una volta che avete fatto il contorno, importantissimo farlo appunto con un pennello, si prende poi il rullo e si fa la parte liscia, la parte più larga, più ampia. Questo è un secondo metodo di stesura molto valido per chi magari non ha dimestichezza col pennello, non ama il pennello, semplicemente vuole una finitura più liscia, nel senso che non abbia le pennellate del pennello. Per quanto voi possiate acquistare un pennello di un certo tipo, diluire la pittura, se usate il pennello la bella pennellata si vedrà. A me piace molto, però c'è qualcuno a cui non piace, quindi rullo in spugna, acquistate quello Magic Paint che è molto meglio, e dopodiché caricate e scaricate. Il trucco per una buona stesura col rullo è non schiacciare. Bisogna far sì che la vernice diventi una cosa unica con la superficie. Vedete? Quindi si cerca di colorare fin quando che il rullo ha colore, senza schiacciare. Nel momento in cui il rullo inizia ad avere meno colore si deve poi comunque ricaricare ed è importante. Se avete piacere e coprirete sicuramente molto meglio, potete fare anche una stesura incrociata con il rullo, in un senso prima, dove ci sono alcune rientranze del legno, e dopodiché si alliscia anche col rullo. In questo modo avrete una superficie perfetta. Io continuo su questa parete in questo modo. Ho piacere che poi vediate la differenza tra una parete stesa a rullo e a pennello, perché sono entrambe molto gradevoli, non c'è una negativa o positiva, sono semplicemente diverse le stesure.
Abbiamo iniziato a scocciare anche tutto il corridoio. Le maestre dei bimbi sono arrivate ad aiutarmi in modo da imparare bene 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 bene. Partiamo anche qua dalla base, dalla PC, perché i bimbi devono capire che prima si prepara la superficie, si mette il nastro carta, si misura tutto quello che bisogna mascherare per bene, dopodiché si parte a colorare. Qua abbiamo già fatto noi ABA questa mattina per portarci avanti e adesso loro stanno scocciando tutto, sia i davanzali che la parte sottostante. Poi pennello, rullo e via. Partiamo con la prima mano con la maestra Federica, che mi aiuterà. Allora, è importante andare all'interno di questi solchi e si può fare solo con un pennello. Noi usiamo l'Elizabeth, che è un pennello abbastanza morbido, lo teniamo dalla ghiera, importante perché esercitiamo una buona pressione, scarichiamo bene l'eccesso e poi si va in tutto quello che diciamo sono le rientranze con cui non potremmo andare con il rullo. Facciamo il rigolino. Vedi che aggrappa benissimo, soprattutto perché è stato fatto un lavaggio preventivo stamattina e quindi la vernice non ha nessun tipo di problematica nell'aggrappare. Noi facciamo tutto il contorno col pennello e poi ci arriva in soccorso il rullo, che in realtà facilita moltissimo il nostro lavoro e ci mettiamo ancora meno tempo. In realtà si fa il bordo, poi si prende il rullo spugna, si carica tutta la circonferenza del rullo in questo modo. Si scarica poco, delicatamente, in realtà non si schiaccia perché almeno rimane inglobata dentro la pittura e poi si va a coprire. È bellissimo, sarà una droga perché nel momento in cui si passa la vernice si vede proprio che in realtà tutte le superfici brutte e vecchie prendono una nuova forma. È bellissimo, è bello bello bello. E voilà, adesso se vuoi andiamo avanti, tu fai tutti le rientranze, i bordi col pennello e io ti vengo dietro con il rullo. Perfetto. Facciamo ancora questa parte sottostante. Ok. Sì. Vedi la differenza? Se non passassimo il pennello nella fuga non sarebbe totale. Quindi è importantissimo prima coprire col nastro in modo da non sporcare e fare la preventiva passata con il pennello. È arrivato il momento di dare la seconda mano. Ho diluito pochissimo la pittura, un 5%. Primo perché non voglio che ti alleggerire il colore e seconda cosa perché voglio che comunque la pittura sia bella coprente e bella densa. Col pennello faccio solo più le parti superiori e sottostanti perché in realtà nelle fughe non serve una seconda mano, ha coperto benissimo la prima. Quindi col pennello vado sempre a dare una passata nelle cornici e dopodiché rullo. Carico bene, vedete che con una diluizione del 5% quasi non si nota, però in realtà il pennello e il rullo scivolano un pochino meglio. Dopodiché do la mia seconda passata. Bisogna darla ovviamente totale, perché questo 5% di acqua va comunque ad alterare leggermente il colore e si vedrebbe se non passassimo dappertutto.
Ecco qua, guardate che finitura pazzesca, liscia, sembra una boiserie nuova appena messa, ed è molto soddisfacente stendere questa seconda mano a rullo, perché come vedete è proprio totalizzante. Ora io procedo, faccio la seconda mano dappertutto insieme a Ibra e dopodiché mi porto nella parte soprastante tutto quanto e finiamo la seconda mano anche nel corridoio più ampio. Dopo la seconda mano un po' di decori. La seconda mano è totalmente asciutta e ha coperto perfettamente. Adesso andiamo a fare una decorazione con delle nuvolette disegnate a mano libera. È molto semplice, non c'è giusto né c'è sbagliato. Allora, basta fare degli archi più o meno pronunciati. Così. Per definire l'ingorgo della nuvoletta. Ne facciamo un'altra qua più in basso, un po' più piccolina. E adesso andiamo a riempirle col fleur de sel. Allora, con un pennellino piccolo parto definendo il bordo. Non è importante seguire perfettamente la linea della matita, tanto per noi è solo una linea guida. Quindi possiamo volendo anche correggere man mano che andiamo avanti una linea che non ci piace troppo. E adesso vado avanti riempiendo tutta la nuvoletta. Darò su una mano, in quanto mi va bene che sia anche leggermente velata. Finisco questa nuvoletta e proseguo su tutte le altre. Questa invece è la mia nuvola, questo per dirvi che non c'è un giusto o un sbagliato, ognuno ha il suo modo di disegnare e quindi non vi preoccupate, prendete la matita, sapete che si può cancellare con una gomma e non vi impanicate quando dovete fare disegno a mano libera sulle pareti perché è facilissimo. Io ho fatto questa nuvolona più grande, un pochettino più affusolata e ne ho fatte due più piccoline qui, una più tozza e una più lunga. Uso lo stesso metodo di Emma, a volte preferisco riempire prima una parte centrale e poi col pennello disegno. Come vi ha suggerito Emma, non vi preoccupate se non rispettate al 100% la linea matita che avete fatto. Si può essere precisi, ma si può anche, diciamo, allargare la linea creata. È molto facile. Le nuvole sono astratte, quindi è facile questa pittura su parete. Facile e d'impatto. Si possono utilizzare anche più colori per dare profondità o potete addirittura utilizzare scale di colori, tipo il sole al tramonto che fa diventare le nuvole tutte colorate sui temi del rosa, del rosso. Divertitevi. Se avete piacere di avere una nuvoletta completamente rifinita, potete anche aspettare che asciughi e magari dare una seconda mano all'interno. Altrimenti trovo anche molto gradevole il fatto che ci sia la velatura oppure un'ombra data da un colore in contrapposizione. Adesso ne facciamo tutte le nuvolette, vediamo come viene, vediamo se ci piace e poi decidiamo come procedere. Adesso, finite le mie nuvolette belle asciutte, vado a disegnare la mongolfiera. Parto da questa parte centrale, in quanto togliendo lo scotch il muro si è leggermente rovinato, come riferimento di partenza del pallone. So che il pallone più o meno sarà grande
così, in base alle nuvolette, vado a disegnare sotto il cestino e sopra la palla. Anche in questo caso ci tiriamo delle linee guida e poi andiamo a rifinirle direttamente con la pittura. Il cestino. Ed ecco qua il pallone. Ci allontaniamo leggermente per guardarlo da più lontano, mi piacerebbe un po' più gonfio, quindi posso tranquillamente andare ad aggiungere un rigonfiamento e cancellare la riga con una gomma. Ok. Terminate le mie linee guida, prendo i colori e vi faccio vedere come procedo. Allora, utilizzerò il Rocher per il cestino e invece per la mongolfiera alternerò Sunset Blu e Profumo d'Oriente. Come per le nuvole, non importa se non siete troppo nei contorni o se uscite un po', perché comunque è un disegno a mano libera. Per disegnare la mongolfiera, se avete un po' di dubbi o problemi per le proporzioni, potete anche cercare un'immagine e riproporla sul muro, capendo un po' le dimensioni dall'immagine stessa. Oppure potete fare un transfer col liquido magico, il trasferimento di immagine con i contorni della mongolfiera e poi andarla a riempire. Ora lascio asciugare il Rocher, vedo poi dopo se mi serve qualche ritocco e inizio con il Sunset Blu. Lascio asciugare un attimo le due parti di Sunset Blu e poi finisco con la parte centrale Profumo d'Oriente. Parto col Profumo d'Oriente nella parte centrale. E voilà, io faccio ancora questa bella nuvoletta, una lassù, e dopodiché per oggi lascio asciugare. Domani torno, rifiniamo qualche piccolo particolare e proteggiamo prima di togliere il nastro carta. È arrivato il momento di dare il protettivo. In realtà noi abbiamo già fatto un buon pezzo di scalinata e un buon pezzo di corridoio. Siamo all'ultimo punto. Vedete la differenza? Qui deve essere ancora protetto e invece qua è già protetto. In questo caso si nota una leggera satinatura, che è proprio la finitura del nostro protettivo. Oggi utilizzerò per dare il protettivo sempre il rullo, che mi raccomando, come già capito, già studiato e già testato in tutta la scalinata, deve essere
sì scolato ma non troppo e non deve essere schiacciato, e mi aiuterò con questo nuovo pennello, che è un pennello fantastico che ha la stessa setola del nostro pennello per il protettivo, il Demon Small, ma ha un manico leggermente più sottile e largo e mi aiuta molto a non fare gocce. Quindi prendo, carico, scarico il mio rullo, vado a stenderlo delicatamente sulla superficie e se voglio posso affidarmi semplicemente al rullo, quindi prima faccio le fughe e poi passo il rullo, oppure posso fare questo. Carico protettivo, faccio la fuga, mi assicuro di non fare assolutamente delle gocce e liscio la parte appena passata con il rullo. Lisciando la parte stesa con il rullo avrò una finitura bella vellutata, delicata, ma soprattutto sarò sicura di non avere assolutamente delle gocce che si vedono tantissimo. Quindi ricapitoliamo, io oggi utilizzerò questo tipo di stesura: rullo, carico, non schiacciato perché altrimenti fa anche schiuma e bolle, lo stendo delicatamente sulla superficie, questo mi aiuta a fare prima e voilà. Dopodiché prendo il mio pennello, poco carico, carichissimo, lo passo nella fuga, faccio anche la zoccolatura iniziale e finale in questo modo. E voilà. Ho una stesura bella, liscia, omogenea, vellutata e non si noterà assolutamente la bucciatura del rullo, perché in questo caso ho utilizzato questo pennello che ha una setola pazzesca, molto leggera, molto delicata e soprattutto un manico sottile che mi permette di andare bene in profondità. Continuo su tutta la superficie e poi vi faccio vedere il lavoro finito. Tolgo il nastro, tolgo tutto, faccio le finiture, le pulizie e poi vediamo come è rimasto. Anche questo restyling è finito, grazie all'aiuto delle maestre, grazie all'aiuto di Ibra, di Emma e è passato anche il martirio a aiutarmi un po'. È stato un lavoro alla fin fine di 2 giornate intere. Questo perché? Perché abbiamo dovuto dare la prima mano, la seconda mano, abbiamo dovuto dare 2 mani di protettivo in alcuni punti perché i bimbi ovviamente passano con le cartelle, possono strusciare sulle pareti. Io volevo dare la garanzia di tenuta per tantissimi anni, 10 anni almeno, fin quando non ci stuferemo e non vorremmo di nuovo colorarlo con un nuovo colore Magic Paint. Le maestre sono contentissime di aver imparato, di aver capito le tecniche, l'ABC, e spero che tramandino il loro sapere ai bimbi, perché ci saranno ancora le boiserie delle loro classi da fare e mi aspetto che durante l'anno scolastico lavorino un pochino. Ringrazio tutto l'Istituto Immacolata per avermi dato l'opportunità di girare questo bel video qui, a Livarolo, e vi consiglio di andare al fondo del video, guardare bene la capitolazione perché tutti i prodotti usati sono specificati nella capitolazione di questo video. 1. 2. Mettete il segue al canale perché è importante, in questo modo quando ci saranno nuovi video la campanella vi avvisa e sarete sempre aggiornati. E inoltre commentate, ditemi se vi è piaciuto. Un buon rientro a scuola. Ciao, al prossimo restyling.